Già conosco sia mie che mi sei tanto cara più il tesoro. Già conosco. La campagna è molto antropizzata, sembra quasi un po' toscana, non è così comune in Sardegna trovare il territorio, il paesaggio così modellato anche dalla presenza dell'uomo. In genere è più sauvage. La Malvasia di Bosa ha bisogno di due cose. Una è il calcare. Se non c'è calcare non ce la fai a fare quel livello di ossidativo, quel livello di gradi babo, anche di zuccherina. E l'altra è il maestrale, che comunque non è una cosa che abbiamo solo qua, insomma, tutta la Sardegna. Però lei ha un grappolo spargolo, è lungo ma non è compatto. Questa conformazione del grappolo permette però anche maggior salubrità, perché filtra il vento, filtra la salsedine, quindi ci sono meno attacchi fungini, generalmente una pianta pussana. La nostra criticità, una delle nostre criticità, oltre all'esiguità del territorio, è che abbiamo difficoltà a conservare questo materiale genetico. Perché? Perché stiamo rimbalzandoci le marze dai vigneti vecchi ai vigneti nuovi di reimpianto, eccetera, per un equilibrio precario. Quindi, perché pregare nel momento in cui uno cessasse di fare da vivaio agli altri, potremmo avere problemi poi di propagazione di quella linea genetica. Stiamo infatti cercando ora, finalmente, dopo decenni, di creare un campo marze che è aperto a tutti, un open source delle marze, però con il clone giusto, in modo che non ci siano contaminazioni. Cosa che mi fa piacere ricordare di mio padre. È stato un periodo che era quasi un po' insofferente alle visite, perché le fraintendeva, oppure magari qualcuno lo era veramente, pensava fosse il fenomeno momentaneo dei media, delle cose che comunque si scatenano quando c'è una grande attenzione. Provocatoriamente lui diceva: ma qualsiasi agricoltore già fa la sua mission. Cosa fa? Fa ossigeno. Tutti lo respiriamo, quindi voi ci dovete dire grazie solo per quello. Era una sua provocazione, ovviamente, ma lui parlava di ossigeno, non parlava neanche più di vino. Piantare, coltivare qualcosa è già qualcosa, quindi questa cosa ogni tanto mi torna, nel senso, quando sono stanco, soprattutto quando sono in campo, ci penso e dico: vabbè, starò almeno facendo ossigeno. Ficco, attento, che adesso in italiano non ti saprei dire, cisto, s'attento, che sarebbe l'assenzio. Questa è fondamentale. L'artemisia, no? L'artemisia selvatica. Questa è nell'alvarega, quella dove spingiamo un po' di più sul varietale, è fortissimo, si sente proprio molto presente. Inutile dire che qui i diserbanti non hanno mai visto. Bioattivato vuol dire che noi, invece di fare per esempio il sovvescio, cioè di piantare erba che non c'è bisogno, ce la fa da sola. Questo non l'avete coltivato, questa roba? No. Noi questa la teniamo sotto controllo, è il contrario. Cioè, noi usiamo. Muovete terra? Cioè. Sì, poco. Più che altro facciamo una rattura leggera. Rispettare il terreno non significa lavorare come lavorava nonno. Cioè ci sono delle biotecnologie strepitose, c'è un sacco di gente super preparata che ci dà una mano a rispettarlo e lavorarci, perché comunque stiamo facendo una vigna, non l'abbiamo lasciato incolto. Quindi... Ma per esempio stiamo quasi eliminando il rame. Questo è quello che si diceva prima, la freschezza e l'acidità del vino arriva a questo terreno, la mineralità arriva da questo e dal maestrale, ovviamente. Un attimo, stai un secondo lì. E poi anche la caratteristica comunque del vigneto, cioè del vitigno. Come si vede abbiamo ancora dei residui di quel famoso mare sommerso, che quando vogliono sono anche coriacei, quindi qui mi posso anche tenere. E comunque eccola qua, questo è un fossile. E rimarrà dov'è. Questa è un'altra, questo è un riccio di mare. Dai. Anzi no, questo è un granchio. Un granchio? Sì, vedi? Questo è un granchio. Carapace del granchio ho messo all'incontrario, alla rovesciata. Si parla di milioni di anni. Adesso non sono un esperto di geologia, ma
non meno di 20-30 milioni di anni. Quelle montagne erano tutte scure perché c'era una foresta primaria bellissima. Il fuoco è partito da dietro quelle montagne Ed è arrivato a ed questa la casa vedi qua, quella guarda, casa bianca questa. sotto? Vedi gli alberi bruciati? Lì. Qui sono 500 metri in linea d'aria Una più o meno. notte. È stata una follia. Lui Voi lo era. vedevate da qua, immagino. Lo vedevamo, noi abbiamo passato una notte d'inferno. Ma noi eravamo in piedi sul muro lì con le pompe, ma che poi sarebbe stato perfettamente inutile, perché non abbiamo la capacità di spegnere. Pensando solo a portare via, che ne so, forse il trattore perché può servire la macchina piuttosto che I cani. fa sparire le bombole, cose così. Cioè, sei già nell'orlo del panico. No, quella è stata una tragedia. Poi il giorno dopo siamo andati a dare una mano agli amici che avevano gli animali, ma avevi le pecore ancora vive, bruciate, perché il pastore non era ancora riuscito a passare perché ha fatto fuori i greggi interi, cioè tragedie vere. Già conosche sia mie che mi sei stanto cara più tesoro. Questa è la cantina di invecchiamento, l'ex cantina del convento di Piazza Carmine. Praticamente non viene riempita la botte, viene lasciata scolma. Il vino è in contatto con l'ossigeno e in contatto con l'ossigeno produce un lievito che si chiama flor, per farla semplice. Noi siamo assolutamente in sintonia col loro ritmo, cioè ci sono botti che maturano in 3 anni, botti che maturano in 5, qualcuna al secondo anno ti dà dei sentori, ma noi non ci fidiamo, nonostante poi il disciplinare sia una cosa diversa, ti permette anche di tirarlo via prima. Per nostra scelta non usciamo mai prima dei 3 anni e mezzo, 4. Questo è. Poi, ripeto, la nostra dose di empirismo adesso l'abbiamo trasformata in ascolto. Abbiamo imparato ad ascoltare le botti e ascoltare il vino e questo ci ha permesso anche di capire qual è il momento in cui sicuramente poi non farà altri cambi drastici, ma semplicemente degli affinamenti in bottiglia. La vostra, cioè i vostri vini non sono ossidati ma sono ossidativi, però Sì. comunque un processo, cioè, mi viene a dire controllato ma non controllato. Giusto, nel senso che L'induzione che comunque facciamo se non noi fosse- è se non fosse controllato affatto potrebbe anche avere delle derive, no? Beh, certo, non sempre, qualche volta è andata anche a male, è successo. Però tornando indietro, tu dici, ma si torna a questo, c'è un modo di dire sardo che si dice, già d'ora già su gonnotto, cioè ritorni a quello che conoscevi, sempre. La terra è uno di questi luoghi, alla terra ci torni sempre, perché dalla terra mangi, oserei dire, e respiri, tornando al concetto di ossigeno. Per cui io non ci trovo poi così, è un ciclo e riciclo, sento che questo è un ritmo che gira, probabilmente in Sardegna è più forte, perché abbiamo una ruralità più diffusa e anche più obbligata, però non lo trovo così strano. Io lo sento abbastanza naturale che sia così. Ma può essere che queste pietre abbiano anche un ruolo attrattivo? Cioè io parlo delle pietre millenarie, cioè che il fatto che comunque ci sia... Non so retorica. se hanno loro magnetismi, ce l'hanno sicuramente dal punto di vista psicologico e storico. E chi le ha messe non le ha messe per caso, questo è vero, e ha fatto anche tanta fatica, supponiamo. Ma a noi devono solo servire come simboli. Poi le pietre che contano sono quelle che spostiamo tutti i giorni, magari piccole, ma che ci servono a fare un vino, per esempio, o un'altra cosa. Quelle sono le pietre che devono rotolare. I canti si basano sempre sulla settimana santa. Noi diventiamo bravissimi quando c'è la crocifissione e la crocifissione. E poi giustamente cantiamo Miserere, Stava Mater, canti sacri di quel periodo. A ti galta a ti il velo sol segreto del suo coro. A ti
il velo sul già conosche sia mie che mi sei stanto cara più tesoro, già C'ha delle inflessioni quasi gregoriane, quindi cioè, sembra un tardo medievale. Esattamente, prende proprio dal Fasso Bordeaux, le radici sono proprio in quel periodo là. Non c'entra proprio niente in effetti col tenore. No, da brividi. È un'altra Come cosa. modalità esecutive, come i testi. Alcuni testi magari sono uguali, no? Però la tecnica esecutiva è differente. Nel tenore si canta il tenore, proprio fa gestire della pesavesada, no? E la canta, e gli altri fanno, è un nonsense. costruiscono l'accordo vocale con dei suoni gutturali. Mentre noi invece abbiamo Savesada che io ho fatto o dal basso Loro fanno anche il basso. o dal tenore e noi costruiamo l'accordo vocale cantando il testo, però tutti i testi vengono cantati dal coro. Da tutti a 4. Questa è la differenza proprio basilare. Rimane questa cosa, cioè ci sono giovani che rimangono. Sì, beh, qua presente È piccolino. c'è il nostro vice sindaco che è già da 2 anni o 3 anni, no bambino, o 5 anni che con il gruppo suo di amici sta seguendo e quindi Con inflessioni trap e punk, no? Simone Pira, Andrea Cadoni e Luca Fadda stanno cercando anche loro di avere un loro colore. Questo è un panificio vicino a... è una forma che si usa, ma questo è fatto da un panificio vicino a Bosa, sono molto bravi. Un altro è questo Giovanni Angozzi, che portai una bottiglia a Cernilli. Guarda, questo è un signore e mi chiama e dice: ma questi sono i più grandi vini del mondo. Dice: chi è questo? E detto: vabbè, 100 litri. Ed è uno che quando va in cantina lui, ovviamente lui fa soltanto quella, diciamo, quella secca, quella con la flor, e non ti fa mai assaggiare un vino che abbia meno di 6-7 anni. Proprio non te li fa assaggiare. Dice: no, se vuoi andiamo indietro. Giovani non si possono bere.